Il problema non è quello, è il momento in cui lo ha fatto. Ciao. Questa puntata mi ha lasciato addosso una sensazione scomoda. Di quelle che non fanno rumore, ma non se ne vanno. Parlo del Paradiso delle Signore, e di quel venerdì 6 febbraio che sembra tranquillo, ma non lo è affatto. E ti dirò una cosa subito. Questa volta, il passo falso non è solo un errore. È un segnale. All'inizio sembra una giornata come tante. Al Paradiso si respira quella normalità apparente che inganna sempre. Greta e Odile provano a rimettere insieme i pezzi dopo lo scontro recente. Un chiarimento. Un tentativo di sistemare. Un passo verso la calma. Ma già lì, qualcosa stona. Greta appare pentita. Dice le parole giuste. Abbassa i toni. Si mostra collaborativa. Ma non è quello che dice a creare il problema. È quello che fa subito dopo. Un gesto. Piccolo. Quasi invisibile. E proprio per questo pericoloso. Odile lo coglie al volo. Non reagisce subito. Non accusa. Non alza la voce. E sceglie il silenzio. Ma è un silenzio diverso. È il silenzio di chi ha sentito un campanello d'allarme e non riesce più a ignorarlo. Da quel momento, la fiducia non crolla. Vacilla. Odile comincia a guardare Greta con uno sguardo leggermente spostato. Non più frontale. Non più aperto. Si chiede se quel pentimento sia vero. Se quell'atteggiamento sia sincero. Se dietro quella calma non ci sia altro. E il problema è che, quando il dubbio nasce così, non se ne va più. Viene voglia di far finta di niente. Di lasciar correre. Di dire, forse sto esagerando. Ma proprio qui sta il punto. Non è perché Greta abbia fatto qualcosa di enorme. È perché ha sbagliato nel momento peggiore possibile. Mentre questa tensione cresce sotto pelle, il resto del mondo non aspetta. Mimmo e Agata iniziano a organizzare il loro futuro. Un viaggio a Firenze. Un sopralluogo. Una decisione che profuma di cambiamento vero. Concetta cerca una soluzione per non lasciare Ciro solo al Gran Caffè Amato. Un gesto pratico. Concreto. Quasi rassicurante. E al Paradiso, Fulvio prende temporaneamente il posto di Matteo come ragioniere. Matteo è altrove, preso dal suo progetto musicale. E anche qui, qualcuno si sposta, qualcuno lascia spazio. Ma la storia più fragile resta quella di Rosa e Marcello. Tra Rosa e Marcello non ci sono più discussioni da risolvere. C'è solo stanchezza. Una crisi che non esplode. Si consuma. Arrivano a una decisione che fa male proprio perché è lucida. Separarsi. Prendersi del tempo. Allontanarsi. Non è chiaro se sia un addio definitivo. E forse è questo il dettaglio più crudele. Chi dettaglio nai tng ciovuitai, ma in realtà il regista lo piazza lì per dirci che le pause, a volte, sono più definitive degli addii. E torniamo a Greta. Perché mentre tutti cambiano strada, lei resta lì. In bilico. Il suo passo falso non viene smascherato. Non ancora. Ma il danno è fatto. Odile ora osserva. Ascolta meno le parole. Guarda di più i gesti. E quando succede questo, non si torna indietro. Il momento più teso della puntata non è uno scontro. È quella calma carica, scomoda, in cui sai che qualcuno ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. La puntata di venerdì 6 febbraio non chiude nulla. Apre. Apre il sospetto. Apre una frattura sottile. Apre la possibilità che Greta venga scoperta non per ciò che farà, ma per ciò che ha già fatto. E resta quella sensazione fastidiosa,
difficile da scrollarsi di dosso. Forse, se si fosse fermata un secondo prima, tutto sarebbe andato diversamente. A volte non è il piano a tradirti. È il primo errore che pensavi non contasse.